Non è possibile, una crisi dopo l'altra, sempre e soltanto crisi, non si parla d'altro. Si passa dalla crisi energetica a quella economica, dalla crisi dei valori a quella della famiglia. Eppure crisi non è una parola da usare tanto alla leggera, è un punto di rottura drastico, un cambiamento deciso dalle pesanti conseguenze. Insomma, basta o ci viene a tutti una crisi di nervi. Non pensate che stiamo esagerando, che stiamo abusando un po' troppo di questa parola? Che cos'è realmente una crisi? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Non è semplice definirla. Tutti pensano che la crisi equivalga a un brutto periodo, difficile da gestire e di grande inquietudine. Ma è davvero così? La crisi è soltanto un forte turbamento? O c'è qualcos'altro sotto? Cosa significa davvero la parola crisi? Scopriamolo insieme. La crisi è puro sconvolgimento. L'equilibrio acquisito con tanta fatica si rompe all'improvviso. La crisi di identità lo testimonia, un malessere profondo per il cambiamento nella percezione di noi stessi. Proprio come la crisi economica, che si fa prendere dallo sconforto quando vede la massima espansione trasformarsi rovinosamente nella più infima contrazione. E quanto più la sofferenza è intensa, tanto più la crisi diventa un punto di svolta decisivo, o c'è un miglioramento significativo o un peggioramento definitivo. Ma perché un semplice cambiamento, per brusco che sia, ci fa stare tanto male? Cosa scatena veramente la crisi? Ancora una volta ce lo spiega l'etimologia, in modo magistrale. La parola crisi affonda le radici nell'antica lingua greca, che sin dalla nascita le conferisce uno scomodo potere decisionale. È il medico Ippocrate a usarla per primo, con un significato particolare. Nei suoi trattati, crisis indica il momento decisivo nel decorso di una malattia, quando si guarisce definitivamente o si muore. Questo perché la parola crisis è abituata per natura a trovarsi davanti a un bivio e sempre col difficile compito di prendere una posizione. Crisis significa infatti scelta, decisione. Viene infatti da crino, verbo che vuol dire separare, dividere, distinguere e in modo figurato decidere, giudicare. Crisi è allora la difficile scelta di una sola possibilità tra le tante e al tempo stesso la sofferta separazione dalle altre. È la decisione tormentata che fa sempre male, è la presa di posizione dall'esito imprevedibile, dolorosa, proprio perché non ha alcuna possibilità di ritorno. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Se ci trovassimo dunque nel bel mezzo di una crisi, ascoltiamo attentamente il racconto affannato di questa parola così inquieta ed apprezziamone una volta per tutte la scelta tormentata, la decisione finale dall'esito incerto e quella separazione difficile da tutte le altre possibilità che inevitabilmente causa infinita tensione, indicibile pena ed immensa angoscia.